Buongiorno a tutti e benvenuti al canale Hippo-Camper. Oggi siamo in viaggio e stiamo andando al corso tecnico organizzato da Assofficina, nel quale verrà presentata, verrà spiegata la combi diesel nuovo tipo, quella prodotta direttamente e completamente da Truma. Quindi Truma ha evidentemente fatto tesoro del know-how di questi ultimi anni, nel quale ha prodotto la combi, prodotto commercializzato eccetera, e quindi anche testato, e ha realizzato un nuovo prodotto che sarà sicuramente a breve sul mercato, anzi in realtà sicuramente quando uscirà questo video sarà già immessa sul mercato. Presenterà sicuramente delle caratteristiche completamente diverse dalla precedente, non nella sua struttura ma per quanto riguarda la parte del bruciatore, quindi io sono molto interessato a vedere quali sono le differenze, le guarderemo insieme. Visto che andremo nella sede di Assofficina, vi ho portato già una volta sul canale un viaggio similare, siamo andati a fare il corso Block Shaft, parleremo anche, se ci riusciremo, se ci concederà udienza, con Dimitri che è il presidente dell'associazione, insomma quali sono gli scopi, come è nata eccetera eccetera, quindi credo sarà comunque un video interessante per aprire un po' un varco questa realtà che sicuramente pochi di voi conosceranno, perché è molto insita proprio nel mondo dei riparatori, degli installatori riparatori. Ok, quindi venite con me e facciamo questo viaggio insieme. Piccolo stop a Sigillo per andare a fare colazione. Beh, che dire, a Sigillo c'è una pasticceria veramente eccezionale, veramente ottima. Si riparte. E ora andiamo in aula alla Dima Allestimenti. C'è un po' di meno di lei. Io mi voglio anche il Allora cari amici, eccoci qui, siamo in compagnia di un personaggio veramente molto interessante e molto particolare, si chiama Dimitri, ma vi farò sicuramente spiegare da lui di che cosa si tratta, chi è e che cosa fa. Buongiorno Dimitri, benvenuto a questa chiamiamola intervista, ragazzi. Mi piace presentarti agli ospiti del canale perché sono sicuro che ci avrai qualche cosa da dire. Innanzitutto, chi sei, che cosa ci fai qua e che cos'è questa struttura? Fammi capire che cosa fai sostanzialmente nella vita, dai. Ok, io sono Dimitri Zambernardi e sono il titolare della Dima Allestimenti. È un'azienda che costruisce veicoli speciali, perciò più che altro siamo specializzati in prototipi e prototipi di ogni tipologia. Ogni sfida, ogni progetto che ci si presenta per noi è una sfida da realizzare. Il nostro motto è: se tu puoi immaginarlo, noi possiamo costruirlo, perciò non abbiamo limiti di costruzioni per i veicoli. E la Dima Allestimenti ormai vanta un'esperienza trentennale, io sono 34 anni che sono in questo settore. All'inizio lavoravo per una nota azienda di costruzione di camper, dopodiché ho iniziato a fare la mia gavetta nelle manutenzioni e oggi sono il titolare di un'azienda che costruisce veicoli speciali. Quindi diciamo che il tuo background comunque nasce all'interno di un settore che tendenzialmente ti ha cresciuto e poi ti ha ampliato le tue conoscenze fino a portarti alla realizzazione di questa bellissima struttura che io vedo e che farò vedere, manderò in sovraimpressione delle immagini della tua azienda con tutte le lavorazioni che fai, perché allestimenti significa tutto, cioè praticamente
crei tutto, non solo nel campo recreazionale, più giusto? che allestiamo, costruiamo, perché gli interni li costruiamo noi. L'allestitore è quella persona che prende il mobilio, il telaio, i vari componenti e li mette insieme. E noi invece partiamo proprio da una bozza un progetto, perciò se è un rimorchio si costruisce il telaio e dal telaio tutto l'interno, viene costruito tutto all'interno delle aziende. Se è un veicolo, logicamente con un trattore, prendiamo il trattore che il cliente ha scelto, che noi gli abbiamo suggerito, e da lì poi costruiamo sopra tutto il veicolo finale. Quindi fate sia la progettazione sia la realizzazione complessiva, sostanzialmente. Consegniamo il veicolo chiave in mano al cliente, il cliente una volta che esce da qui mette in moto e va via, poi uscite direttamente col veicolo. Queste esperienze sono dovute, come dicevo prima, sia all'inizio lavorando in una casa costruttrice anche abbastanza importante, e dopodiché le esperienze che ho avuto nelle varie concessionarie con cui ho collaborato, e oltretutto ho avuto un periodo, diciamo, che veramente mi ha dato molte esperienze, era quella di fare delle consulenze per le aziende europee, per alcune aziende europee. Questo mi ha aiutato molto perché ho scoperto più modi di lavorare, modi diversi da azienda a azienda che producevano lo stesso prodotto, ma con metodi diversi, logicamente prendendo un po' da una parte, un po' da un'altra. Io poi ho tirato fuori il mio metodo di costruzione e questo è stato un po', diciamo, il mio percorso lavorativo. Diciamo che allora a questo punto, al di là del fatto che siete sicuramente un'azienda, non dico un unicum, però una tra le aziende, tra le poche aziende che fanno un lavoro del genere, che quindi costruiscono ex novo veicoli speciali in funzione delle richieste della clientela, le richieste specifiche, cioè qualsiasi cosa voi riuscite a realizzarlo. Assolutamente sì, che rientri nel codice stradale o che rientri nelle normative attuali, qualsiasi cosa riusciamo a costruire. Allora, dacci un esempio, un veicolo che ti ha dato particolare soddisfazione. Non riusciamo, uno dei tanti, dai, ogni volta Dimitri. è una creatura. È un veicolo che mi ha dato particolarmente soddisfazioni. Guarda, un veicolo che ho fatto per gioco, che non era per un cliente ma è stata una scommessa all'interno dell'azienda, è stata l'Ape Camper. Penso che è stato uno dei veicoli che ha fatto sorridere più persone al mondo, e oltretutto che ci ha dato una soddisfazione perché è iniziato per gioco, non avevamo aspettative o non era un veicolo che doveva essere venduto, mentre invece è andato oltre le aspettative, e veramente penso che quel veicolo abbia segnato un po' anche il mio percorso lavorativo. Ok, interessantissimo, sicuramente vi avrò messo, adesso non lo so precisamente perché ancora non ce l'ho questo Ape Camper, però vi metto delle immagini, le prendiamo da qualche parte e me le fornirai. Sì, basta che vai su internet, cerchi Ape Camper o Ape Camper Brunetta, ti renderai conto subito del lavoro che cos'è. Perfetto, ok, allora, visto che siamo Ape Camper, a questo punto mi viene in mente il fatto che comunque iniziamo ad avere un collegamento con ciò che in realtà tu rappresenti attualmente, oltre al di allestimenti. Quindi stiamo parlando della presidenza della Sofficina, che è una creatura anch'essa creata, a quanto ho capito, da te, visto che sei il presidente. Sì. E dici come è nata, qual è lo scopo di questa associazione e che cosa fate sostanzialmente, allora, visto che è molto interessante. Prima di tutto nasce da una mancanza nel settore. Il nostro settore è un lavoro nuovo, non è un lavoro storico che può essere il meccanico che già da un centinaio d'anni esiste o altre cose. Il lavoro nostro è un lavoro nuovo e non riconosciuto. Sentivo proprio l'esigenza di averci una standardizzazione del lavoro e di conseguenza anche un metodo per lavorare che fosse condiviso anche dai miei colleghi, perché ogni volta che noi andiamo a intervenire su un veicolo, oltre a non sapere chi ci ha messo le mani, troviamo anche lavori che ognuno di noi fa con la propria logica, non che siano fatti male i lavori, però con una propria logica, con colori dei cavi o altre cose che non rientrano in dei standard. Con la Sofficina l'obiettivo era proprio di standardizzare un lavoro e come gli altri creare proprio una professione del manutentore camper. Questo era l'obiettivo principale. Devo dire che è uno dei, quando sono entrato in questo settore, quindi ormai parliamo del 2004 probabilmente, sono in questo settore, provenendo da altre esperienze, mi sono reso conto proprio della mancanza di professionalità e la mancanza di standard che regolino il settore, perché è una professione che è una multiprofessione questa, cioè
multidisciplinare. È multidisciplinare, e devo dire forse anche per questo è così affascinante, oltre al fatto che che tratta un settore, il settore del turismo, dell'aria aperta, che comunque è una passione per tanti camperisti. Noi siamo camperisti ma siamo anche appassionati del settore, infatti come mi dicevi te, io faccio il lavoro che praticamente mi piace, cioè io mi diverto. Io mi diverto vero? il mio lavoro e sinceramente non vengo a lavorare ma vengo a svolgere il mio hobby. E io sono rimasto un bambino che ancora gioca con i Lego, l'unica cosa che so cambiare è le dimensioni dei Lego. Da ragazzino costruivo macchine e giocattolo, oggi costruisco macchine che vanno in giro, vanno in vari paesi del mondo, oltretutto, no? La maggior parte degli ultimi veicoli che stiamo costruendo vanno tutti fuori dall'Italia, sinceramente. Certo. Questo un pochetto mi dispiace, cosa, però anche questo fa parte del lavoro. Certo, e con Assofficina, diciamo, oltre a sentire questa esigenza, cioè a Assofficina cosa crea? Lo scopo l'abbiamo detto, ma diciamo come si trasforma lo scopo poi in reale efficacia, cioè come lo trasferisci agli associati? Innanzitutto abbiamo coinvolto delle istituzioni, degli organi istituzionali, abbiamo coinvolto UNI, che è l'ente che si occupa di normativa, insieme a loro abbiamo scritto una PDR, abbiamo fatto molte interrogazioni parlamentari per come regolamentare la nostra professione, ci interfacciamo, insomma. La piccola officina non ha la potenza di potersi interfacciare con alcune istituzioni. Come associazione, logicamente, avendo un numero più grande, riusciamo anche a far leva su alcuni fattori nelle istituzioni e perciò riusciamo a ottenere qualche cosa. Il sogno di Assofficina, lo scopo per cui è nato Assofficina, è la professionalità e la professionalizzazione del settore. E quindi gli associati che diciamo appunto si associano alla Assofficina, di che cosa beneficiano? Qual è come fate a professionalizzare il lavoro, oltre diciamo all'interfaccia presso le istituzioni? Come riuscite a dare questa professionalità all'associato? Innanzitutto collaboriamo con le aziende produttrici di accessori o componenti e con loro si interfacciano dei corsi professionalizzanti. Nello stesso tempo anche Assofficina ha il suo percorso formativo, che si può dire è quasi una scuola vera e propria, dove si studia e si ripassa la teoria per chi già l'ha studiata e diciamo, si affermano le basi per le varie competenze, che sia elettromeccanica, termodinamica, meccanica e tutto il resto, e logicamente si inizia a standardizzare qualcosa che noi condividiamo e accettiamo tutte e due, e tutti insieme di condividere anche quella tipologia, quel sistema di lavoro che poi ci porta a capire subito o a intuire dove sta l'impianto, come è svolto, perché bene o male anche il mio collega lavora con il mio stesso metodo. Sì, capisco perfettamente. Devo dire che io ti ho conosciuto e ho conosciuto Assofficina casualmente in occasione proprio di un corso Blockshaft, che tra l'altro vi ho portato sul canale, e in base a questo ho capito bene, ho capito per bene entrando dentro quanto è importante riuscire a standardizzare e a dare una professionalità e anche in realtà proprio un nome a questo lavoro che fondamentalmente non ce l'ha. Sembra incredibile, ma noi tocchiamo gli impianti elettrici, impianti del gas, impianti idraulico, dobbiamo sapere fare un po' di tutto, dal falegname a saper trattare le materie, i compositi, alla parte elettronica, molto molto importante. Quindi il nostro lavoro è veramente, non dico a 360 gradi, però è molto molto vasto, è molto ampio. È molto anche complesso, diciamo, proprio per la sua multidisciplinarità. Abbiamo una casa che viaggia su ruote, ma tutto quello che poi abbiamo in una casa, gli stessi comfort li abbiamo riportati su ruote, e questo è un veicolo veramente complesso. Noi a casa abbiamo più figure professionali, abbiamo il tecnico a caldaia, abbiamo l'idraulico, abbiamo l'elettricista, mentre invece qui ogni figura del manutentore camper deve svolgere tutte queste attività, perciò deve avere una conoscenza rispetto, diciamo, alla media molto più alta, perché tocca più settori. Ed è per questo che i corsi di formazione, con cui io sono veramente stato sempre un promotore, ho
cercato di frequentarli il più possibile, danno quel plus in più, quel plus inevitabile in realtà che deve avere una figura professionale come la nostra per dare un servizio di livello e anche dare una certa sicurezza al cliente, che poi affida nelle nostre mani un mezzo che veramente per lui non solo è una casa ma è anche la propria passione, quindi è fondamentale affidarsi a delle figure che sono realmente efficaci. Quindi anche per questo anche noi ci siamo chiaramente siamo dentro il mondo Assofficina, quindi seguiamo Dimitri nel suo peregrinare, nelle sue idee pazze a volte, che poi non vi sto qui a dire, ma ci sono sicuramente. Ok, va bene Dimitri, io ti ringrazio come al solito. Siamo venuti oggi per questo corso di aggiornamento Truma che è stato veramente molto interessante, perché abbiamo parlato della nuova combigas, poi sul ritorno vi faccio un pochino un sunto di quello che abbiamo imparato più o meno, poi dopo quando monteremo una stufa combi gas diesel nuovo tipo, scusate, la guarderemo bene nel dettaglio, però vi dirò le principali differenze. Quindi è stato molto interessante, quindi serviva, è stato utilissimo, quindi grazie Dimitri, noi ci vediamo sicuramente al prossimo corso tecnico, ok? Se non prima, dai, ok? Ok, grazie a tutti, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima. Ciao Dimitri, noi Ciao, ce ne torniamo sicuramente adesso a casa. Allora eccoci qua amici, siamo di ritorno da questo bel corso di aggiornamento tecnico sulla combi diesel. Vi dico un paio di cosine. Innanzitutto mi fa piacere avervi presentato Dimitri, perché è una persona veramente molto particolare. Vi posso assicurare che ha prodotto degli oggetti, dei camper, degli allestimenti di tutto rispetto, li ho visti nei dettagli, insomma è una persona molto in gamba, molto competente, quindi mi piaceva farvela conoscere, portarla sul canale. E per quanto riguarda il corso di aggiornamento, niente, è stata presentata la nuova combi diesel che voi, diciamo, qualcuno di voi già conoscerà, quantomeno per sentito dire. Vi dico che le cose principali che mi hanno un pochino colpito sono le seguenti. Innanzitutto il bruciatore completamente riprogettato, e si vede proprio che è progettato da Truma, perché sostanzialmente insiste sulla stessa flangia originale della combi gas, solamente al posto del bruciatore a gas hanno montato il bruciatore diesel, con chiaramente poi il motore di ventilazione progettato in maniera diversa, però hanno utilizzato gli stessi alloggiamenti, e questo è sintomatico del fatto che comunque non è più una collaborazione tra due aziende diverse, che necessitano comunque anche di un'interfaccia elettronica che possa comprendere le varie informazioni che vengono scambiate, ma tutto quanto è integrato in un'unica scheda, e quindi questo ovviamente è un vantaggio da tutti i punti di vista, sia della semplicità progettuale sia economica eccetera. È stato riprogettato anche il tubo fiamme interno per renderlo compatibile, diciamo, con un miglioramento delle prestazioni sostanzialmente, quindi della produzione di calore e di acqua calda. È stato ridotto il peso, cosa sicuramente interessante, 3,5 kg, non tanto per noi utenti finali quanto per i produttori, che comunque sono veramente attenti anche al chilo. Le dimensioni sono leggermente ridotte, proprio perché occupa la stessa identica dimensione della stufa a gas, mentre con quella precedente avevamo lo scambiatore del bruciatore che tendeva comunque a occupare uno spazio superiore, e quindi anche questo è un grosso vantaggio. Poi per il resto la cosa interessante è, soprattutto per chi decidesse di sostituire una combi gas con una combi diesel, oppure una combi diesel vecchia con una combi diesel nuova, è la possibilità di avere il pannellino ANTX. Attenzione, con il pannellino ANTX si può installare anche su stufe che hanno per esempio il CP+, quindi se vogliamo un pannellino obiettivamente molto più carino, molto più comodo da utilizzare, e con la possibilità soprattutto di essere gestito dall'app del telefono, perché è Bluetooth e quindi è interfacciabile con l'app del telefono, ma non solo, sarà in futuro comandabile a distanza, ma poi è aggiornabile continuamente, perché chiaramente tramite l'app ci si scarica sempre l'ultima versione qualora sia disponibile il firmware nuovo, e si può aggiornare sia il pannello sia alcune funzionalità magari della stufa che verranno implementate nel futuro, quindi si ha sempre un aggiornamento completo. Ora vado a fare benzina, ci rivediamo tra un secondo. Tessera.
come dal famoso detto il gasolio porta consiglio. In questo caso non è così, ma mi è venuto in mente, mentre mettevo appunto gasolio, un'altra caratteristica importante di questa combi diesel, ovvero quella di utilizzare lo stesso identico camino della combi gas. Questa cosa non è trascurabile, in quanto la necessità di fare il foro rettangolare per il camino rettangolare della vecchia combi era piuttosto fastidioso, si rovinava comunque inevitabilmente la parete e insomma era sicuramente più complicato. In questo caso è possibile tranquillamente utilizzare lo stesso foro, e questo insomma garantisce una semplicità anche di installazione molto rapida, molto più rapida rispetto a prima. E niente che dire, quindi queste sono le caratteristiche principali della combi. Ovviamente ve le porterò sul canale qualora avessimo necessità o di sostituirla, quindi di installarla ex novo, oppure anche nel caso di manutenzione magari vediamo, la smontiamo, la guardiamo insieme comunque. Ok, questo è quanto per oggi, quindi se vi è piaciuto il video, come al solito mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ed ora dalla strada di ritorno, come al solito, ci vediamo alla prossima.